Matrimonio senza figli e successioni. Che cosa succede? È una casistica diventata sempre più frequente, quella di trovare coppie sposate, appunto, che non hanno però deciso di fare figli o non hanno avuto la possibilità di avere figli. Questo, da un punto di vista patrimoniale e di conseguenza successorio, ha una serie di conseguenze. Se, come in ogni famiglia che si rispetti, il desiderio è quello di tutelare il coniuge finché appunto è in vita, anche nel momento della nostra dipartita, bisogna però tener conto di quelle che sono le disposizioni di legge in caso di successione legittima. Parlando con diverse coppie sposate e che non hanno figli tra i miei clienti, praticamente nessuno era a conoscenza del fatto che nel momento in cui uno dei due avrebbe lasciato appunto questa terra, questo mondo, il coniuge non sarebbe stato automaticamente il beneficiario del 100% del suo patrimonio. Questa amara sorpresa è prevista però dal Codice Civile. Quindi è importante conoscere anche che cosa succede in caso di successione legittima per poi muoversi di conseguenza. Devi sapere infatti che nel momento in cui viene a mancare uno dei due coniugi e non c'è la presenza appunto di discendenti, di figli, un terzo del suo patrimonio viene destinato ai genitori o ai fratelli del defunto. Quindi vuol dire che, facendo un esempio molto semplice, su 100.000 euro, circa 33.000 euro verrebbero destinati ai genitori appunto della persona defunta o in alternativa, nel momento in cui i genitori non fossero già più in vita, ai suoi fratelli o sorelle. Come si può andare a gestire questa situazione se non rappresenta effettivamente le volontà di chi ci lascia? Gli strumenti da poter utilizzare sono diversi. I principali, mi viene da dirti, sono il testamento o eventualmente le polizze assicurative. Questo perché, come ti dicevo, la legge prevede la possibilità di fare la successione in maniera legittima, quindi senza dare disposizioni, e di conseguenza un terzo del patrimonio verrebbe destinato appunto ai fratelli o ai genitori del defunto, o in alternativa fare una successione testamentaria e beneficiare anche di quella che è la quota di disponibile. Nel caso dei genitori della persona defunta ancora in vita, la quota di disponibile rappresenta un quarto del patrimonio di chi fa testamento, in sostanza di chi decide delle proprie volontà. Vuol dire che al coniuge è obbligatorio lasciare almeno la metà del patrimonio, ai genitori almeno un quarto, ma il restante quarto posso disporre come meglio credo. Quindi portare la posizione del coniuge per esempio a 3/4 del patrimonio e quindi incrementarla. Caso diverso invece è nel momento in cui viene a mancare uno dei due coniugi e i genitori suoi appunto siano già passati a miglior vita. In caso di presenza di fratelli o di nipoti non ci sono quote di legittima da dover rispettare in loro beneficio. Di conseguenza abbiamo la possibilità di andare o a destinare tutto il patrimonio nostro in favore del coniuge o comunque di disporre della metà del nostro patrimonio a nostro piacimento attraverso, come ti dicevo prima, la quota disponibile, potendolo andare a destinare a enti benefici, fondazioni o anche a figure terze rispetto ai legami di parentela, semplicemente perché ci sono state vicino nel momento del bisogno, perché voglio favorire un amico in difficoltà e quindi ho appunto anche questa possibilità. Ti porto un esempio pratico. I miei due clienti, Marco e Anna, i nomi sono volutamente inventati, si trovavano esattamente in questa situazione. I loro genitori erano venuti a mancare e di conseguenza avevano una quota delle loro disponibilità, dei loro sacrifici e del loro patrimonio che sarebbe andata a favore dei fratelli.
Partendo dal presupposto che, come ti dicevo prima, il loro obiettivo principale era quello di tutelare la loro famiglia che si sono appunto creati nel corso di questi anni, hanno deciso di redigere un testamento in cui indicavano il coniuge come beneficiario universale del loro patrimonio. In questo caso, nel momento in cui Marco fosse passato a miglior vita, i suoi patrimoni, appunto le sue disponibilità sarebbero state di Anna, e viceversa, nel momento in cui fosse stata Anna la prima ad andarsene, Marco avrebbe avuto la disponibilità piena di quelle che erano i loro risparmi, i loro averi, i loro sacrifici. Nel momento in cui si tratta di trasferire unicamente un patrimonio finanziario, quindi disponibilità liquide, si può valutare come integrazione o come alternativa anche la sottoscrizione di una polizza assicurativa. Ce ne sono di diversi tipi, sia lato investimento che polizze pure che vanno a coprire infortunio o malattia, ma il succo, il nesso è lo stesso, cioè andare a indicare un beneficiario che appunto potrebbe potenzialmente anche non essere per forza il coniuge, ma che sarà appunto ben identificato e la persona esclusiva che riceverà quella tipologia di patrimonio che è a disposizione della persona che ci lascia. Quindi, se sei all'interno di un matrimonio dove non avete avuto figli, il consiglio principale è quello di mettere la testa su questo argomento e valutare quali sono le tue vere volontà. Solo in questa maniera riuscirai a fare una corretta pianificazione e tutelare davvero il tuo coniuge, se è quello che cerchi. In alternativa, sai che per legge comunque una quota di quello che è oggi nelle vostre disponibilità dovrà essere gestito insieme a genitori o fratelli, sorelle e cognati. Quindi la situazione potrebbe veramente andarsi a complicare. Io ti ringrazio per l'attenzione, se hai delle domande o vuoi degli approfondimenti scrivimele qui sotto nei commenti e ci vediamo al prossimo video.